Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi porterò in un viaggio straordinario alla scoperta dell'Emilia-Romagna, una terra talmente vasta e meravigliosa che sarebbe, credetemi, impossibile descriverla interamente in un unico video, servirebbe un film. E anche se questo video sarà già piuttosto lungo, ve lo preannuncio, vi invito però a guardarlo fino alla fine, perché vi assicuro che rimarrete affascinati e stupiti, sia nel caso in cui conosciate già questi luoghi, sia che li scopriate per la prima volta. In ogni caso, credetemi, ne rimarrete estasiati. Ma prima di iniziare, voglio rendere omaggio a quelli che sono stati i grandi personaggi vissuti in questa terra generosa, che ha dato appunto i natali ad alcune delle menti più brillanti della letteratura, della poesia e della musica italiana. Iniziamo subito con Giovanni Pascoli, nato nel 1855 a San Mauro di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, dal 1932 conosciuta come San Mauro Pascoli in suo onore, autore di celebri poesie come La cavalla storna e Il gelsomino notturno, oppure Maria, composta nel 1903, racchiusa nella raccolta dei canti di Castelvecchio e dedicata alla sorella. Poi c'è Giosuè Carducci, nato a Val di Castello, oggi in Toscana, ma cresciuto a Bologna, dove insegnò per anni e vinse il Nobel per la letteratura nel 1906. Famoso per poesie come Pianto antico, non so se ricordate L'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, e San Martino, La nebbia agli irticolli pioviginando sale, dalla quale poi Fiorello ha realizzato anche una canzone. Poi abbiamo Giuseppe Verdi, uno dei più grandi compositori d'opera di tutti i tempi, che nacque a Roncole di Busseto, in provincia di Parma, nel 1813. Le sue opere immortali includono La Traviata, la Ida, il Nabucco. A Modena, invece, nel 1935 nacque Luciano Pavarotti, una delle voci più celebri nella storia della lirica. Inoltre abbiamo Francesco Guccini, cantautore, scrittore e poeta, nato a Modena nel 1940 e cresciuto tra Pavana e Bologna, e autore di brani intramontabili come La locomotiva. Pierpaolo Pasolini, nato a Bologna nel 1922, che è stato un poeta, scrittore, regista e intellettuale, per così dire, tra virgolette, dirompente. Poi, tornando ai giorni nostri, abbiamo Cesare Cremonini, un famosissimo cantautore italiano nato a Bologna il 27 marzo del 1980, quindi un annetto più grande di me, che è stato il frontman del gruppo italiano Luna Pop, con canzoni meravigliose. E come non citarlo poi, Lucio Dalla. Lucio Dalla, nato a Bologna nel 1943, è stato uno dei più grandi cantautori italiani. La sua musica ha saputo mescolare poesia, ironia e sperimentazione. Brani come Caruso, 4 marzo 1943, L'anno che verrà e Piazza Grande, dedicato proprio a Piazza Maggiore nel cuore di Bologna, sono entrati nel cuore di intere generazioni. Bologna, sua città natale, gli ha reso omaggio dedicandogli una casa museo visitabile nel centro storico. Inoltre, Piazza Grande, scritta con la collaborazione di Ron e Gianfranco Baldazzi, è un brano profondamente autobiografico. Racconta la vita di un uomo ai margini della società, un senza tetto, che trova nella piazza non solo rifugio, ma anche dignità e libertà. Nella canzone Dalla canta: «Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande. Dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio,
avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Parole che esprimono la malinconia e la speranza di chi vive ai margini, ma guarda il mondo con uno sguardo poetico. Piazza Grande, ispirata proprio alla centralissima, appunto come abbiamo detto, Piazza Maggiore di Bologna, è diventata un simbolo di umanità, accoglienza e della filosofia di vita bolognese, sempre aperta e solidale. E ora, prima di cominciare il nostro viaggio tra città d'arte, paesaggi naturali e tradizioni popolari, permettetemi un ringraziamento speciale a due persone straordinarie, Maria e David, creatori del canale YouTube La Gilda dell'Economia e della Storia, che vivono a Faenza. Il loro progetto poi verrà descritto accuratamente durante la riproduzione del video, pertanto seguitelo, è importante. In più, Maria e David, ci tenevo anche a ricordare questo, condividono anche codici sconto esclusivi per acquisti su piattaforme come Shein e Temu e stanno preparando tante altre novità e iniziative interessanti. Vi consiglio davvero di visitarli. Trovate il link al loro canale nella descrizione di questo video. Ciao Maria, ciao David. Grazie per il vostro contributo a questo video e per il vostro continuo e costante lavoro. Siete veramente fantastici. Vorrei chiudere questa mia introduzione dicendo che Giovanni Pascoli è anche noto per un concetto poetico molto profondo e originale, quello del fanciullino. Nel suo saggio, Il fanciullino, pubblicato nel 1897, Pascoli descrive l'esistenza, dentro ogni uomo, di un fanciullino, un bambino interiore, capace di vedere il mondo con stupore, meraviglia e sensibilità. Infatti lui scrive: «C'è dentro di noi un fanciullino che non solo ha paura del buio, ma piange e ride senza motivo, ama senza sapere perché, e guarda tutto come se fosse la prima volta». Secondo Pascoli, è questo sguardo innocente e puro che permette al poeta, ma anche a ciascuno di noi, di cogliere le verità più profonde della vita. Il fanciullino è colui che sa ancora stupirsi davanti a un fiore, a una stella, al volo di un uccello, e che riesce a trasformare le piccole cose quotidiane in emozioni universali. È una visione poetica che ha profondamente influenzato la letteratura italiana e che ci invita a riscoprire la semplicità e la bellezza nascosta nel mondo che ci circonda. Il mio invito a tutti voi è dunque questo: cerchiamo di far emergere quel fanciullino, quel bambino che è dentro di noi, e apprezziamo con meraviglia e stupore tutto ciò che di bello c'è intorno a noi. In una sola parola: amate. Ma adesso vi lascio al video. Buona visione e a presto. Ciao a tutti. Benvenuti o bentornati alle meraviglie del mondo. Oggi torniamo in Italia e ci addentriamo nel cuore della penisola settentrionale, in una delle regioni più ricche di storia, arte, paesaggi mozzafiato e tradizioni. L'Emilia-Romagna. Pronti a partire? Via! L'Emilia-Romagna è una terra sospesa tra la pianura del Po e le dolci colline dell'Appennino, dove la natura si esprime con una varietà sorprendente. Dalla tranquillità del delta del Po, patrimonio UNESCO, popolato da fenicotteri rosa e aironi, alle colline reggiane e parmensi, punteggiate da vigneti e borghi medievali, fino agli scenari spettacolari del Parco delle Foreste Casentinesi, tra le province di Forlì, Cesena e Ravenna. Bologna, la Dotta, è il cuore pulsante della regione, una città di torri medievali, portici infiniti e cultura senza tempo. È sede della più antica università d'Europa, fondata nel 1088.
I suoi simboli? Le due torri, Piazza Maggiore, la Basilica di San Petronio e l'inconfondibile sapore dei tortellini. Passeggiare sotto i suoi chilometrici portici o salire sulla Torre degli Asinelli è come tornare indietro nel tempo. Parma, che ha dato i natali a Giuseppe Verdi e vanta uno dei teatri più belli d'Italia, il Regio, con la sua eleganza classica. È famosa per il prosciutto di Parma e il parmigiano reggiano, ma anche per il teatro farnese. E il Duomo, tra i capolavori dell'arte romanica. Modena, patria di Enzo Ferrari, e quindi della Ferrari, è anche la città natale di Luciano Pavarotti. Il suo Duomo romanico, con la sua ghirlandina, ovvero la torre campanaria e civica, sono un capolavoro patrimonio dell'UNESCO. E poi l'oro nero della tavola, l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Ravenna, l'antica capitale dell'Impero Romano d'Occidente, custodisce alcuni dei mosaici più straordinari del mondo, testimoni di un passato bizantino ancora vivo. Queste opere d'arte sono visibili in luoghi unici come San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia. Reggio Emilia, città del tricolore italiano, è conosciuta per la sua vivacità culturale, la didattica innovativa e l'amore per la musica. Da qui è partito l'inno nazionale che ancora oggi ci rappresenta. Ferrara, città rinascimentale per eccellenza, vi accoglie con il castello estense, le mura medievali ancora intatte e le atmosfere da cortile nobiliare. E poi c'è il Palazzo dei Diamanti.
Forlì-Cesena, due volti della stessa provincia, ricche di architetture liberty, rocche malatestiane e una vivace vita culturale. Forlì, con la sua arte neoclassica, e Cesena, con la biblioteca malatestiana, prima biblioteca civica d'Europa, oggi patrimonio dell'umanità UNESCO. E poi c'è la Riviera Romagnola, con le sue lunghe spiagge dorate. E località vivaci come Rimini, la città di Federico Fellini, che è sinonimo di estate, divertimento e cultura. Da non perdere il Tempio Malatestiano, il Ponte di Tiberio e il rinnovato Museo Fellini. Ci sono anche angoli più appartati come Cesenatico. O Comacchio, la piccola Venezia dell'Emilia, con i suoi canali e ponticelli incantati. E poi Piacenza, la Porta d'Emilia, una perla spesso sottovalutata, con le sue bellissime piazze medievali. Qui si respira arte gotica, romanica e rinascimentale. Da vedere inoltre Piazza Cavalli, il Palazzo Gotico e la splendida Basilica di Sant'Antonino. Tra i luoghi meno turistici ma spettacolari troviamo il borgo dipinto di Dozza, dove i muri delle case diventano vere e proprie tele, grazie al Festival d'Arte Murale, in occasione della Biennale del Muro Dipinto. Un'altra chicca è Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, con un centro storico perfettamente conservato che sembra uscito da un film medievale. E poi San Leo, nell'entroterra riminese, con la sua fortezza arroccata su uno sperone di roccia, e con una fortezza che un tempo ospitò il celebre alchimista Cagliostro ed è uno dei borghi più suggestivi d'Italia. Un gioiello da non dimenticare è Faenza, conosciuta in tutto il mondo per la sua straordinaria tradizione ceramica. Non è un caso che proprio da cui derivi il termine francese faïence, che indica le maioliche decorate. Il suo centro storico è raffinato, con palazzi eleganti, portici e due piazze gemelle, Piazza del Popolo e Piazza della Libertà, veri salotti all'aperto.
Da non perdere il MIC, Museo Internazionale delle Ceramiche, che ospita collezioni provenienti da tutto il mondo, dall'antichità al contemporaneo. Faenza è anche protagonista di uno degli eventi storici più affascinanti della regione, il Palio del Niballo, una giostra cavalleresca in cui i 5 rioni si sfidano in un'atmosfera medievale che coinvolge l'intera città. Ed è proprio qui che vivono due persone davvero speciali, Maria e David, del canale YouTube La Gilda dell'Economia e della Storia. Un sentito saluto e un grande elogio al loro progetto, che merita davvero di essere conosciuto. Il loro canale è completo a 360 gradi e tratta in modo rigoroso ma coinvolgente cronaca attuale, storia e numismatica. Ultimamente stanno approfondendo un tema tanto affascinante quanto poco raccontato: le donne italiane condannate per stregoneria nel Medioevo. Una ricerca che unisce fonti storiche, sensibilità e capacità narrativa. Ma non è tutto. In questo periodo, Maria e David offrono anche codici sconto esclusivi per acquisti su Shein e Temu. Un'ottima occasione per risparmiare con stile. E presto arriveranno altre novità e iniziative davvero interessanti sul loro canale. Quindi, se amate le storie vere, le ricostruzioni storiche, i misteri del passato e un tocco di attualità utile e concreta, vi invitiamo a scoprire il loro progetto. Link in descrizione. Ma l'Emilia-Romagna è anche fatta di luoghi meno noti ma sorprendenti, come Brisighella, un borgo medievale arroccato sulle colline, con le sue 3 rocche e la famosa Via degli Asini, una strada coperta sopraelevata unica nel suo genere. Una via che qui vedete ben rappresentata dai nostri amici David e Maria. 4 schifini che siamo bene. Via. Venga. Cioè? È perché non lo sai, ecco perché. Questa è una mulattiera, no? Che viene utilizzata per portare via, per andare alla cava del gesso. Restando in zona, vi portiamo anche a Imola, una città che unisce tradizione e modernità. Celebre in tutto il mondo per l'autodromo Enzo e Dino Ferrari, sede di memorabili gare di Formula 1, Imola è anche una città ricca di storia. Il suo centro storico vanta la splendida Rocca Sforzesca, un imponente castello medievale, e il Palazzo Tozzoni, antica residenza nobiliare trasformata in museo. Ma Imola è anche immersa nel verde, con parchi fluviali e colline che la rendono una meta ideale per chi cerca natura e cultura. Spostiamoci ora in provincia di Ferrara, dove sorge Cento, una cittadina che è un vero scrigno di arte barocca e tradizioni secolari. Conosciuta come la piccola Bologna per la sua architettura fatta di portici e palazzi eleganti, Cento ha dato i natali a uno dei più grandi pittori del Seicento italiano, il Guercino. Le sue opere sono ancora oggi custodite nella Pinacoteca Civica, insieme ad altri tesori che fanno di questa cittadina un importante centro culturale. Per queste immagini ringraziamo Daniela, che vive qui con Antonio e il piccolo Emanuele, che in questi giorni ha compiuto 3 anni. Auguri! Ma Cento è anche vivacità popolare. Qui si svolge uno dei carnevali più famosi d'Italia, il Carnevale di Cento, gemellato niente meno che con il Carnevale di Rio de Janeiro. Un'esplosione di colori, carri allegorici spettacolari e una tradizione che coinvolge tutta la comunità, rendendo questa cittadina un punto di riferimento per il folklore emiliano.
Infine, un luogo magico, la grotta del Re Tiberio, vicino a Riolo Terme, che secondo la leggenda sarebbe l'ingresso al regno sotterraneo di un re misterioso. Una curiosità? A Castelvetro di Modena ogni anno si tiene la rievocazione storica Dama Vivente, in cui il gioco della dama prende vita con personaggi in costume medievale. L'Emilia-Romagna è una terra di sorrisi, sapori autentici, città d'arte e natura sorprendente. Una regione che non si limita a raccontare la storia, ma la fa vivere in ogni angolo, tra un piatto di tortellini fumanti e un tramonto sulle colline. E voi? Avete mai visitato l'Emilia-Romagna? Qual è il vostro luogo del cuore in questa meravigliosa regione? Scrivetelo nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanella per non perdere le prossime meraviglie del mondo.